Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'arte di Art Stories in Rome. Oggi vi vorrei presentare un dipinto molto cruento, Giuditta e Oloferne, dipinto da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, conservato presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Questo dipinto illustra la storia di Giuditta, ovvero la protagonista della salvezza del popolo di Israele, tratta dal libro dell'Antico Testamento. La vicenda si svolge intorno al secondo secolo a.C., al tempo di Nabucodonosor II, re babilonese che affida al generale Oloferne la campagna di Israele. Oloferne, dopo aver conquistato vari territori, assedia Betulia, in Giudea. A Betulia viveva Giuditta, una bellissima e ricchissima vedova, la quale, per poter aiutare il proprio popolo ormai stremato dall'assedio, decide di indossare gli abiti più belli, i gioielli più preziosi, per poter incontrare il generale nemico ad un banchetto. A quel punto cerca di sedurlo con il suo fascino per poi decapitarlo con l'aiuto della sua ancella. Questo dipinto segna un momento cruciale nel percorso stilistico e compositivo di Caravaggio, in quanto segna il passaggio dalla chiara pittura giovanile ad una nuova visione naturalistica. Sicuramente è il primo dipinto in cui Caravaggio dipinge un soggetto così altamente drammatico. La scena aderisce perfettamente al racconto dell'Antico Testamento, anche per quanto riguarda i dettagli più accurati, come la spada di foggia orientale o la conciatura dei capelli di Giuditta. In realtà si discosta per la presenza dell'ancella che nel testo biblico aspettava al di fuori della tenda, così come i vestiti delle due donne che sono più contemporanei dell'epoca di Caravaggio. Caravaggio in questa composizione ha voluto rappresentare il momento più drammatico della decapitazione di Oloferne, ovvero quello del trapasso tra la vita e la morte. Giuditta ha già inferto il primo colpo, ha afferrato la testa di Oloferne per i capelli e l'ha tirata verso di sé, ma non si stacca, per cui è necessario un secondo fendente per portare a termine l'impresa. Oloferne non è più vivo, così come si nota dagli occhi rovesciati all'indietro, ma non è nemmeno morto, perché la sua bocca si apre, si spalanca in un grido di dolore, il suo corpo si contrae, le sue mani si aggrappano al letto. La crudezza dei particolari e la precisione realistica con la quale Caravaggio descrive la decapitazione è estremamente accurata da un punto di vista anatomico, così come gli schizzi di sangue che sgorgano dalla ferita. Questo ha fatto ipotizzare che Caravaggio, insieme al suo amico Orazio Gentileschi e la sua figlioletta Artemisia, abbia assistito di persona alla clamorosa decapitazione di Beatrice Cenci, avvenuta l'11 settembre del 1599 nella piazza di Castel Sant'Angelo a Roma. Una clamorosa decapitazione perché si giustiziava una giovane nobildonna romana che aveva assassinato il padre Aguzzino. La ferocia e la crudeltà della scena si contrappongono a questa bellezza così elegante e quasi distaccata di Giuditta. Caravaggio, con sapienti e abili chiaroscuri, illumina una scena quasi surreale, dove la luce diventa protagonista assoluta della composizione. Da una parte investe la figura di Giuditta, che solo apparentemente è fragile perché ha una forza immane per poter decapitare Oloferne, abituata a dei nemici ancor peggiori. Dall'altro invece accentua questo effetto di penombra dove si nota l'orrenda ferita e la potenza fisica di Oloferne. Gli occhi spiritati dell'anziana ancella, pronta ad accogliere nella sua bisaccia la testa di Oloferne, esprimono tutto l'orrore della scena. Giuditta in questo momento diventa lo strumento di salvezza che Dio dà agli ebrei.
Le sue labbra così dischiuse stanno ad indicare la sua preghiera che fa a Dio per aiutarla a compiere questo gesto. Per cui Caravaggio aderisce perfettamente all'ideologia controriformista dei suoi tempi, ovvero la vittoria della potenza divina che attraverso una sua creatura, Giuditta, sconfigge il male. Il dipinto va interpretato anche con un significato allegorico morale, ovvero la liberazione del genere umano, l'ancella, tramite Dio, la luce, attraverso la virtù, Giuditta. Il volto di Giuditta è stato identificato con quello di Filide Melandroni, una cortigiana del tempo, amica di Caravaggio, la quale viene raffigurata con questa espressione di disgusto in contrasto con l'espressione cinica dell'anziana ancella che le sta accanto, la quale viene raffigurata con una bruttezza quasi caricaturale, tale da renderla un vero e proprio capolavoro. Il volto di Oloferne è stato invece identificato con il volto dell'artista, il quale attraverso l'urlo disumano vuole raffigurare il senso di paura che la decapitazione evoca. Come oggi un regista riesce a fermare sullo schermo l'evento principale di un film, Caravaggio è riuscito a cogliere sulla tela l'evento cruciale della decapitazione di Oloferne. Prendo in prestito dei corpi e degli oggetti. Li dipingo per ricordare a me stesso la magia dell'equilibrio che regola l'universo tutto. In questa magia l'anima mia risuona dell'unico suono che mi riporta a Dio. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro like e per la vostra iscrizione al mio canale YouTube. A presto!